Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Situazioni di mercato in casa Napoli anche dopo la conferenza stampa di presentazione di Mister Conte, che ha dato delle direttive molto chiare, tant'è vero che il Napoli ha alzato l'offerta per Buongiorno, volato in Germania per discutere con Kvaratskhelia del rinnovo e dell'adeguamento. La situazione Meret, Osimhen, Lukaku, ci sono delle cose da analizzare. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete entrare a far parte della nostra community attivando la campanella delle notifiche, e partiamo dal portiere e poi andiamo a scalare con gli argomenti. La settimana prossima ci sarà l'incontro per il rinnovo di Alex Meret, che sarà il portiere del Napoli ancora per un po' di anni. Ovviamente voi conoscete la mia opinione su Meret, non sto qui a ribadirla. Primo due portieri, arriverà anche Caprile, poi sarà Conte a decidere a livello, a livello tattico chi schierare, anche a livello poi prestazionale, perché non credo che Conte sia un allenatore che tu stecchi 3, 4, 5, 6 prestazioni e ti lascia lì comunque nel tuo ruolo. Devi metterti comunque in gioco e devi sicuramente a livello prestazionale un tantino guadagnarti il posto, perché non è detto che poi diciamo che Caprile possa scalare le gerarchie. Io non credo, ma vedremo poi come si metterà la situazione in porta. Buongiorno, il Napoli ha alzato l'offerta, a quanto si legge 35 milioni più il cartellino di Ostigard, che era stato valutato 8 milioni, tra gli 8 e i 10, comunque si arriverà a una cifra intorno ai 45 milioni totali, che sono tanti, sono troppi, l'abbiamo già detto mille volte sul canale. Io mi rifaccio solo ad una situazione passata dove, quando arrivò Ancelotti e chiese Lozano, operazione anche quella, se non erro 39 più bonus, comunque superava i 40 milioni con i bonus, e per me, per quello che poi ha dato Lozano nel periodo ancelottiano, erano comunque troppi soldi. Dalla nostra, in questo momento abbiamo comunque l'allenatore che vuole il calciatore, è stato uno dei primi nomi che Conte ha fatto e che vuole a Napoli, e quindi bisogna, secondo me, da questo punto di vista e in questa trattativa, diciamo, portarla a termine, al di là di un Cairo che può sparare ancora più in alto. Vedremo poi il Napoli fino a quanto si potrà spingere e si vorrà spingere, perché poi di comune accordo anche con Conte si ci potrebbe anche organizzare per virare da qualche altra parte, se poi dobbiamo fare ancora quest'asta al rialzo e quant'altro. Vedremo poi come ci comporteremo e Cairo come si comporterà, visto che Buongiorno molto probabilmente dovrebbe giocare anche oggi, visto che ho letto che Bastoni non sta tanto bene, Calafiori squalificato, eccetera, eccetera. Quindi basta poi un gettone in nazionale che Cairo si casa, va a finire che Buongiorno fa pure un partitone, e se ieri erano 40, domani sono 60, io virerei assolutamente, ma già da tempo l'avrei fatto, su quel coreano che è appunto in quel di Monaco. Ma sono opinioni condivisibili o meno. Il Napoli è su Buongiorno e credo che Buongiorno arriverà poi alla fine dei conti. La situazione Osimhen e Lukaku, e poi passiamo a Kvaratskhelia, importantissima come, diciamo, come storia da analizzare, e auguriamoci storia da raccontare a lieto fine. Osimhen non si sblocca. Il Napoli, ho letto pochi giorni fa che sarebbe anche disposto a abbassare un tantino le pretese sulla clausola, perché comunque le offerte non arrivano. 130 milioni non li verrà a posare nessuno, a meno che Osimhen non accetti l'Arabia Saudita. Io però, avendolo comunque in squadra, e ovviamente dopo quelle che si sono lette su Lukaku nelle ultime 48 ore, arriverà Lukaku a Napoli alla corte di Conte, e allora vediamo se riusciamo al limite ad inserirlo in una squadra di Premier, non prendendo i 130, ma con una contropartita tecnica che possa essere anche la punta di appoggio del Lukaku che arriverà a Napoli, perché comunque Simeone
molto probabilmente potrebbe accasarsi altrove, quindi ti serve comunque il rimpiazzo della punta, ma ti servono due punte, una titolare e una di riserva che comunque facciano reparto da solo. Quindi invece di accettare tutti i 130 della clausola o aspettare che arrivi qualcuno che paghi i 130 della clausola, possiamo anche fare 80 e una contropartita da 30. Una situazione del genere la potremmo anche, secondo me, valutare, perché altrimenti ti tieni il calciatore comunque in rosa, che ben venga, non se lo prende nessuno, perché io preferisco, lo sapete, 100.000 volte Osi a Lukaku, ma sarà una cosa mia, forse sono prevenuto sul calciatore. Per caratteristiche comunque Lukaku ha sempre fatto le fortune di Conte, e anche a livello tattico, quindi il Napoli sicuramente vorrà accontentare anche in questo caso l'allenatore, ma serve che si sblocchi la situazione Osimhen, è semplice, non è. E poi c'è anche da dire, Lukaku viene a Napoli per quanto all'anno, quale sarà l'ingaggio di Lukaku? Sicuro sarà un ingaggio di 5 milioni, credo, o giù di lì, o qualcosina in più addirittura, quindi Osimhen, se non erro, è stato rinnovato con il decreto crescita, e quindi quei 10 milioni, dall'alto della mia ignoranza, tra virgolette, su questo tema, non sono 10, ma dovrebbero essere intorno ai 7, 7 e mezzo comunque, al netto delle cose. Lukaku non credo che venga a Napoli per uno stipendio inferiore ai 5 milioni. Poi, se il Napoli e Laura di Conte, diciamo, avranno il sopravvento e riusciranno a strappare un contratto sotto i 5 milioni, tanto di cappello, Lukaku a Napoli, Osimhen verrà piazzato, ci auguriamo, in Premier, perché il calciatore vuole la Premier. Poi vedremo se dal 1° luglio che si apre poi veramente questo calciomercato arriveranno offerte congrue. La situazione è chiara e chiudiamo. L'ho messa alla fine perché ci sono alcune cose da dire. Il Napoli, a quanto ho letto stamattina, ma anche ieri, si è spinto con una proposta di rinnovo, al di là dell'esprimere la centralità del progetto Kvaratskhelia, o meglio la centralità del calciatore, scusate, nel progetto Napoli, galvanizzato forse il calciatore, tutto quello che volete, ma a quanto si legge non c'è un'apertura totale, perché comunque ci deve pensare, non ci deve pensare. Il Napoli ha offerto addirittura un adeguamento con, con uno stipendio a salire da 5, che può arrivare anche a 7 milioni di euro poi anno dopo anno. E più di questo che cosa vogliamo fare? Vogliamo stendere un tappeto rosso fino a, non lo so dove alloggia la Georgia in Germania, mettiamo fino a Francoforte, facciamo un tappeto fino a Francoforte rosso, così quando finisce l'europeo non si sporca le scarpe. Che cosa vi devo dire? Noi più di offrire contratti oltre, diciamo, oltre il modus operandi del Napoli, perché stiamo andando oltre assolutamente con monte ingaggi e offerte di stipendio. Io credo che non si possa fare di più. Poi se i calciatori si impuntano e no, ma io voglio andare via lo stesso a Parigi, voglio andare a Paris Saint Germain, se Quara dovesse impuntarsi, uno di qua e uno di là, vi appoggiate alla spalla di Conte. Parlo anche di Di Lorenzo, ma credo che la situazione di Lorenzo sia rientrata, a differenza di quella di Kvaratskhelia, che mi sembra un tantino impuntata per quanto riguarda poi il procuratore e il padre. Non è nemmeno colpa del ragazzo, molto probabilmente. Quindi vi mettete qui uno di qua, uno di là, sulla spalla di Conte. Conte vi darà anche un'infarinatura generale nel tempo per quanto riguarda il fare l'allenatore, così nel caso poi, terminata la carriera da calciatore professionista, intraprenderete quella da allenatore, avete già un po', diciamo, di nozioni per quanto riguarda la situazione. Forse sarà più facile prendere l'abilitazione per allenare, il patentino, eccetera eccetera. Conte è stato molto chiaro: chi ha dei mal di pancia o è scontento, cosa che non concepisco assolutamente, dice Conte, me li metto sotto braccio e vediamo
che cosa posso fargli fare. Gli trovo sicuramente qualcosa da fare e risolviamo così la situazione. Così come Conte ha ribadito, chi ha dei problemi li deve risolvere. Ecco cosa è cambiato in casa Napoli da questo punto di vista. Prima chi aveva dei problemi si toglieva il dente e toglievamo ovviamente il problema alla radice, mandavamo via il calciatore, rescissioni di contratto, vendita, eccetera, eccetera. Invece oggi viene chiesto al calciatore dipendente che ha firmato un contratto lungo anche negli anni di risolvere i problemi, cosa che è giusto che sia così dal mio punto di vista, altrimenti non lo step per diventare, come ha detto Conte, la società di arrivo piuttosto che una meta di passaggio, o meglio, una meta, una meta da raggiungere piuttosto che una società di passaggio per poi fare un ulteriore salto di qualità. Diciamo che se non ti poni in questo modo, con un pugno di ferro, quando ci sono situazioni contrattuali e eventuali capricci, lo step up non lo farai mai. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, al di là della situazione Spinazzola che credo si farà perché Mario Rui parte e ovviamente Olivera dal mio punto di vista verrà comunque, mi auguro che verrà comunque schierato come centrale di sinistra. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, dicevo, sempre Forza Napoli, buon sabato a tutti, ciao!